Ciao ragazzi, oggi mi vedete qui in questo strano cerchio con una fotografia alle mie spalle del mare perché andiamo a sfogliare l'album delle mie ultime vacanze in Puglia. Così impariamo un po' di parole nuove e facciamo una cosa un po' diversa dal solito. Poi fatemi sapere nei commenti se questo nuovo formato vi è piaciuto. Quindi ragazzi, benvenuti o bentornati su Italiano Immersivo, il canale dove impari l'italiano in modo naturale, immergendoti nella lingua. Non perdiamo altro tempo e iniziamo! Iniziamo subito con un'immagine bellissima. Questa è una fotografia di Alberobello. Alberobello è questo paese bellissimo della Puglia che è famoso soprattutto per i suoi trulli e sono queste costruzioni che originariamente erano costruzioni rurali di contadini fatte in pietra a secco e con questi caratteristici tetti di forma conica molto molto belli. Qui è sera, vedete bellissime le luminarie accese, c'è la strada illuminata e è piena di turisti. Qui è estate, si vede che è estate perché vedete che le persone sono vestite in modo leggero. È pieno di turisti. Qui vediamo una ragazza con una lunga gonna rossa e una maglia bianca, vediamo un ragazzo, vediamo un altro ragazzo che sta leggendo qualcosa, un'insegna probabilmente, ed è vestito con delle bermuda, ha una giacca nera e uno zaino in spalle e delle scarpe nere che sembrano delle sneakers. Qui c'è un altro ragazzo, anche lui in pantaloncini corti, con delle scarpe da ginnastica o sneakers, e sta giocando con un cane, con un cagnolino piccolo. Qui c'è un'altra ragazza che parla con un ragazzo, tagliata si intravede una signora o una ragazza che con il suo cellulare, con il suo telefonino, il suo smartphone, sta facendo una foto al trullo. Vediamo un'altra signora di spalle vuol dire vista da dietro, con una giacca nera, con i capelli lunghi, biondi, anche lei ha in spalle uno zaino, uno zainetto o una borsa e nell'altro braccio ha sotto braccio un casco. Questo è un casco della moto o motorino. E vediamo tutti i trulli, 1, 2, 3, 4, 5 trulli illuminati dalle luminarie e dai lampioni. Vediamo i lampioni accesi, qui sopra le porte ci sono tutti i lampioni accesi. Qui in primo piano c'è un ragazzo o un ragazzino, essendo più piccolo, avrà probabilmente 10-12 anni, quindi diremmo forse non più un bambino, ma neanche un ragazzo, diremmo un ragazzino. Indossa una maglietta bianca, una t-shirt bianca, diciamo in italiano semplicemente t-shirt o maglietta a mezze maniche. E qui vediamo delle fioriere bianche piene di fiori. Questa è una fioriera, questa è una fioriera, questa è una fioriera. Qui vediamo una piccola panchina, vediamo delle piante che si arrampicano sul muro. Tutta la scena è molto molto bella. Ma andiamo avanti. Qui siamo sempre ad Alberobello. Guardate che belli questi trulli illuminati per i turisti con questi giochi di luce. E tutte queste decorazioni sono tutti dei simboli. Questi riprendono i simboli che spesso si trovano sui tetti dei trulli e dopo magari ne vediamo uno, dovrebbe esserci una fotografia. Questo trullo è probabilmente un locale, un ristorante, perché se ingrandiamo vediamo qui che c'è scritto ostaria. Questa è una grafia antica, normalmente si scrive e si dice osteria con la O senza H e con la E, osteria. E un'osteria è normalmente un ristorante rustico, un ristorante tranquillo senza troppe pretese di eleganza. E c'è scritto anche caffetteria, quindi una specie di bar dove si può bere un caffè, si può bere un cappuccino.
e sotto c'è scritto anche birre artigianali, quindi fanno anche birre artigianali. Birre artigianali sono delle birre diverse da quelle che compriamo in lattina al supermercato, che sono pastorizzate. Quelle artigianali hanno un processo di produzione e di lievitazione più naturale, senza la pastorizzazione, e hanno un sapore diverso, sono più buone, più particolari e sono più pregiate probabilmente. Fuori dal locale vediamo dei tavolini, non c'è nessuno seduto, vediamo dei tavolini da esterno con delle sedie appoggiate ai tavolini. Qui intravediamo dalla porta aperta il bancone del bar con delle persone. Qui c'è una persona in piedi e qui c'è il barista. Andiamo avanti. Oh, ecco quello di cui vi parlavo prima. Spesso sui tetti dei trulli ci sono queste decorazioni particolarissime che sono dipinte in calce bianca e sono dei simboli o di tipo religioso o di tipo esoterico e decorano i tetti dei trulli. Oh, bellissimo! Qui siamo a Ostuni, un altro paese bellissimo, molto turistico, a 30-35 km da Alberobello, ed è chiamato Ostuni, anche detto la città bianca, perché è pieno di queste costruzioni tutte dipinte di bianco e il colpo d'occhio vuol dire la visione d'insieme è bellissima, con tutto questo bianco splendente. E ci sono tutte queste stradine, tutte queste viuzze, stradine o viuzze molto belle da percorrere per i turisti. E qui vediamo infatti un ragazzo abbracciato a una ragazza sotto braccio, sono presumibilmente vuol dire probabilmente, si ipotizza che siano fidanzati, perché vedete lei gli cinge il braccio, così impariamo anche un po' di parole avanzate, gli cinge il braccio e passeggiano per la strada. Lui indossa una maglietta rossa, dei jeans e delle scarpe da ginnastica o sneakers. È vestito in modo sportivo. Lei indossa una giacca color turchese o verde acqua, direi, e dei pantaloni bianchi e delle scarpe nere con il tacco, vedete, rialzate con il tacco. Quindi lei è vestita in modo un po' più elegante. Lui sportivo, diremmo anche casual, con un prestito dall'inglese, ma in italiano diciamo vestito sportivo, e lei è vestita in modo più elegante, e passeggiano andando verso il mare. Anche qui è probabilmente quasi sera, perché ci sono già i lampioni accesi. Qui vedete una cosa molto caratteristica, molto belli, queste piante, queste si chiamano fichi d'India. Ecco, dovete stare attenti a toccarli perché pungono, sono tutti pieni di aculei che pungono e fanno dei frutti buonissimi che assomigliano proprio un po' a dei fichi, e anche questi bisogna essere bravi a pelarli. Io mi ricordo da bambino che i nonni mi insegnavano a pelarli perché rischi di pungerti, di farti male. Fichi d'India sono delle piante grasse caratteristiche della Puglia, se ne trovano un po' dappertutto. E andiamo avanti. Qui vediamo sempre una stradina, una viuzza di Ostuni. Vedete, viuzza vuol dire una via piccola, una piccola via, una piccola strada. Anche qui con dei fichi d'India. E una ragazza vestita con un bell'abito tradizionale, con una borsa a tracolla, vedete, a tracolla vuol dire, vedete, appoggiata sulla spalla, che poi scende. Questa ragazza misteriosa che scende attraverso una viuzza ad Ostuni. Andiamo avanti. Oh, qui chi è questo bel ragazzo? Ma chi è questo qua? Qui siamo a San Giovanni Rotondo, paese famosissimo, meta di pellegrinaggi da parte dei devoti di San Pio. È uno dei santi più conosciuti in Italia. Questo che vedete alle mie spalle, poi lo vediamo meglio, è il santuario di San Pio. Qui vediamo c'è una croce monumentale,
qui sembra piccola ma in realtà è enorme. Sullo sfondo vediamo questo bellissimo cielo che si sta tingendo di giallo arancio perché sta arrivando il tramonto, e andiamo a vedere meglio questo santuario. Eccolo qui, questo è il santuario di San Pio, che è stato creato dal famosissimo architetto italiano Renzo Piano. Questo santuario è enorme, può ospitare nel suo complesso fino a 7.000 persone ed è stato inaugurato nel 2004, quindi abbastanza di recente. Qui vedete la croce, il piazzale, gli ulivi, questo è molto molto grande, adesso la fotografia probabilmente non rende merito, ma è veramente un piazzale enorme, c'è questa grande scalinata, questo santuario è situato su un'altura ed è adagiato sul fianco della collina, quindi una visuale panoramica poi molto bella su tutto il paese. E qui siamo all'interno della chiesa superiore del santuario. Vedete quanto è grande? Qui c'è l'altare, qui c'è una croce. Queste si chiamano panche. In chiesa, quando trovate queste costruzioni in legno che servono per sedersi, si chiamano panche. Questo invece è l'organo, guardate che bello, molto spesso c'è in quasi tutte le chiese in Italia, si chiama organo. Andiamo avanti. Oh, guardate che bella questa che è a fianco della chiesa superiore, è una cappella, è una piccola costruzione, sempre con delle panche, vediamo delle panche per i fedeli. Guardate che belle queste rappresentazioni, questi dipinti parietali vuol dire sulle pareti, e questo che vedete qui viene chiamato tabernacolo. Il tabernacolo è una sorta di costruzione o armadietto dove vengono conservate le ostie consacrate, l'eucarestia consacrata durante la messa. Nella simbologia cattolica, quando queste luci che ci sono sempre vicino al tabernacolo sono accese, indicano che nel tabernacolo è presente la Eucarestia, quindi le ostie consacrate. Andiamo avanti. Qui abbiamo fatto un bel salto e siamo già arrivati al mare. Qui siamo al mare, qui siamo in provincia di Lecce a Porto Cesareo, e vediamo il mare con le barche, tante barche di diverso tipo, per lo più piccole barche, delle barchette, vedete, una barca a motore, vedete, questo è un motore, questo sembra un catamarano, vedete, con i due pattini, chiamiamoli così, il doppio scafo, il catamarano. Questa sembra una barca di pescatori. Questa che vedete sullo sfondo è un'isoletta, e in particolare si chiama Isola dei Conigli, a Porto Cesareo. Qui abbiamo il molo, si chiama il molo, e qui abbiamo due automobili o due macchine, si direbbe macchine in italiano così un po' più colloquiale, e questo in particolare, questo è il mitico Pandino, la Fiat Panda, detta colloquialmente Pandino, ed è una delle automobili più iconiche degli anni 90 in Italia. Quante ne hanno vendute di Panda negli anni 90? Era la macchina popolare per eccellenza, un po' come la 500 nei decenni precedenti. La mitica Panda, che fra l'altro è stata fatta poi anche in versione spagnola dalla Seat, su licenza della Fiat, la Seat Marbella, che in Italia si dice peraltro Marbella, perché la doppia L si pronuncia Marbella in italiano, la Seat Marbella. Fra l'altro io ce l'avevo, la Seat Marbella, avevo proprio quella della Seat bianca, e mi è dispiaciuto tantissimo poi quando ho dovuto rottamare un'automobile, si dice quando la si porta a distruggere perché è troppo vecchia.
rottamare. Fra l'altro, parlando di automobili che originariamente erano dalla Fiat e poi sono state fatte anche dalla Seat, negli anni 80 mio papà aveva anche la mitica Fiat 127, che era la Seat Fura, praticamente uguale, fatta sempre su licenza della Fiat. Me la ricordo, bellissima. Sono automobili popolari, iconiche, che ci ricordano con grande nostalgia gli anni 80 e 90. E andiamo avanti. Qui abbiamo sempre un'altra immagine simile da un'altra angolazione, vediamo sempre delle barche. Questa, attenzione a questo si chiama pedalò ed è una barchetta che di solito noleggiano i turisti sulla spiaggia. Ci si siede, ci sono dei pedali e si pedala un po' come in bicicletta e si chiama pedalò. Qui vediamo un locale che è probabilmente un albergo con un ristorante, e vediamo degli ombrelloni aperti, e qui ci sono dei tavolini dove le persone si siedono probabilmente a pranzare, a mangiare, e ci sono delle terrazze e ci sono delle palme. Queste sono delle palme. Andiamo avanti. E qui siamo in spiaggia, sempre a Porto Cesareo. Vedete questa bellissima spiaggia sabbiosa, c'è un po' di gente nel mare, vedete, che fanno il bagno nel mare. Qui l'acqua è bassa per diversi metri, quindi si può fare molto bene il bagno. Vedete che ci sono delle sdraio, un'altra sdraio o lettino da spiaggia, sdraio perché serve per sdraiarsi. Vedete, quando una persona è così è sdraiata sul lettino o sulla sdraio. Qui abbiamo un ombrellone aperto e qui abbiamo un ombrellone chiuso. Un ombrello grande da mare si chiama ombrellone. L'ombrello è quello che prendi quando piove, l'ombrellone è quello che usi per ripararti dal sole. Questo è un ombrellone chiuso e un ombrellone aperto, con un piccolo tavolino incorporato per appoggiare qualche oggetto. La spiaggia non è molto affollata ed è una delle cose belle di Porto Cesareo, che ci sono queste spiagge che spesso sono abbastanza libere, anche se sono molto belle, e quindi non c'è quell'affollamento enorme che c'è in molte altre località turistiche. E qui in fondo vediamo tante palme. Andiamo avanti. Qui c'è il mitico Manuel che sta prendendo il sole in spiaggia e indossa dei bellissimi occhiali da sole marroni. Belli questi occhiali da sole, sono i miei preferiti. Mi piacciono molto perché hanno anche le stecche laterali. Qui non si vede, ma le stecche laterali sono in legno, anzi, a essere precisi sono in bambù. E che fra l'altro il bambù, se vogliamo essere pignoli, in realtà non è legno, perché vi ricordate, se non l'avete visto andate a vederlo, il video che ho girato in giardino dove vi spiegavo la differenza fra piante e alberi, e vi dicevo che le piante sono gli arbusti verdi, morbidi, mentre gli alberi sono quelli di legno duro. Ecco, il bambù in realtà è una pianta, non è legno, anche se poi viene trattato, diventa duro e sembra proprio legno. È molto bello il bambù e non è un tipo di legno tipico dell'Italia, ma ha iniziato a essere introdotto, a avere molto successo negli ultimi anni con il crescere dell'importazione dai paesi asiatici. È un materiale che è sempre più utilizzato per tantissime cose diverse. E vedete che qui sono sugli scogli, vedete? Queste pietre, questi si chiamano scogli. Bisogna essere abili a camminare sugli scogli, perché altrimenti è facile scivolare o cadere. E questa spiaggia
è tutta fatta di scogli, vedete? Qui siamo su un'altra scogliera, questa scogliera, cioè una distesa che non è di sabbia, ma è tutta fatta di pietre, tutta fatta di scogli, cioè pietra erosa dall'acqua, no? Nei millenni, nel corso di migliaia e migliaia di anni, l'acqua ha eroso piano piano, ha scavato la roccia formando gli scogli, che sono queste pietre tutte erose, bucherellate, tutte scolpite dal lavoro dell'acqua, del vento, delle intemperie nel corso di migliaia e migliaia di anni. Questa è una scogliera e qui vediamo una costruzione molto tipica, che sono le cosiddette torri. Questa è una torre, sono torri che venivano anticamente utilizzate per il controllo e l'osservazione del territorio per motivi naturalmente di sicurezza, controllo e difesa, e oggi sono un'attrazione turistica. Qui abbiamo un'immagine molto bella dove vediamo la scogliera al tramonto, guardate il sole che bacia, per così dire, il mare, creando questa bellissima immagine molto molto bella, il calore del sole al tramonto che diventa giallo, arancio, crea un'atmosfera bellissima. Qui sono io sulla scalinata della torre. Qui abbiamo qui siamo sempre dalla torre, abbiamo una barca a vela, qui una barca a vela inclinata, per qualche motivo è inclinata. Andiamo avanti. Qui siamo sempre sulla scalinata, vedete la scalinata che porta in cima alla torre. E vedete tutte le costruzioni tipiche del sud, le case, che sono tutte di solito molto diverse da quelle che vi ho sempre fatto vedere qui da noi al nord, quando vi facevo vedere la Franciacorta, eccetera, no? Qui vedete le case sono di solito tutte bianche, non hanno i tetti spioventi, qui è praticamente impossibile, non ho mai visto da nessuna parte qui al sud tetti spioventi, di solito i tetti sono piatti e fra l'altro sono piatti e sono anche delle terrazze, mentre da noi al nord tu non puoi andare sul tetto perché appunto è spiovente, è fatto di tegole. Qui al sud, essendo piatti, molto spesso ricavano delle terrazze, quindi abbiamo uno spazio aggiuntivo, si può salire e ad esempio le donne vanno a stendere i panni, eccetera. E qui vediamo anche un po' di vegetazione bassa tipica di queste zone. Qui vediamo la strada, dei ragazzi, ecco vedete questi sono i motorini, e andiamo avanti. Qui queste fantastiche, ragazzi, queste davvero, se andate provatele, sono le cozze gratinate, sono una specialità, le cozze gratinate. E qui abbiamo un fritto misto, una frittura di pesce. Se voi andate al ristorante potete chiedere: mi fa per favore un fritto misto, mi fa una frittura di pesce. In questo caso in particolare è una frittura mista di gamberi. Questi sono gamberi e questi sono calamari, sono anelli tagliati ad anello, anelli di calamari. Qui siamo a Santa Maria di Leuca. Questo posto è molto particolare perché è la punta estrema della penisola pugliese, cioè più a sud di così non si può andare. E guardate questa distesa di mare e pensare che siamo arrivati qui, e qui guardando all'orizzonte c'è solo il mare aperto. Qui
finisce la penisola pugliese. E infatti qui questa costruzione dice de finibus terre, siamo proprio ai confini della terraferma. E Santa Maria di Leuca, no? Dal greco leukos, che vuol dire bianco, perché pare proprio che i pescatori, quando arrivavano, si vedevano davanti questa scogliera tutta in roccia bianca a picco sul mare, e da qui il nome Santa Maria di Leuca. E qui siamo in questo grandissimo piazzale, qui c'è la basilica di Santa Maria de Finibus Terre. Molto brevemente, la basilica è una chiesa, sostanzialmente, è una chiesa importante. Di solito quando viene chiamata basilica è una chiesa un po' più importante di una chiesa normale. Allora, quando noi parliamo di chiesa, di solito si intende il luogo di culto tipico dove si svolge la messa, che c'è in tutti i paesi, di solito in Italia. La basilica è una chiesa un po' più importante. E poi c'è il Duomo, che è la chiesa principale della città, di solito. Quando è anche sede vescovile, dove c'è il vescovo, viene chiamata di solito cattedrale, mentre l'altro termine che vi ho menzionato prima, santuario, è di solito riferito a un luogo di culto che può essere piccolo o anche grande, come quello che vi ho fatto vedere prima, che era enorme. Però il santuario è un luogo di culto più specifico, ad esempio legato al culto di un santo, meta di pellegrinaggi, eccetera. Il termine più generico che si utilizza di solito è chiesa, cioè la domenica dove vado, la domenica l'italiano medio va in chiesa, va a messa in chiesa. E andiamo avanti. Qui abbiamo il faro di Santa Maria di Leuca, vedete? Il faro. E pensate che dal faro di Santa Maria di Leuca, nelle giornate più limpide, quindi più belle, dove splende il sole e non ci sono nuvole, si può vedere addirittura l'isola greca di Corfù. Andiamo avanti. Qui un'altra immagine, sempre Santa Maria di Leuca. Vedete quanta bella vegetazione, qui c'è una croce, ci sono dei turisti che guardano il mare, c'è una panchina, qui c'è una catena che blocca il passaggio. Guardate, qui c'è un po' da dire, perché ci sono tanti termini interessanti. Qui siamo sempre a Santa Maria di Leuca e siamo al porto. Questo è il porto. E vedete che il porto, dove praticamente attraccano le barche, dove trovano ricovero le barche, è delimitato da questa costruzione in cemento armato, che è come un braccio, no? Una specie di grande braccio che protegge l'entrata del porto. E sapete come si chiama questo? Tutto questo spazio protetto da questo braccio? Questo si chiama in italiano darsena. Mi raccomando, con l'accento sulla A, perché tante volte gli italiani si sbagliano e non sanno se si dice darsena o darsena. Tanti dicono darsena. No, la dicitura corretta è darsena. Quando avete il dubbio, consultate l'Accademia della Crusca. Ho fatto un bel video sull'Accademia della Crusca, se non l'avete visto andatevelo a vedere. E se consultate l'Accademia della Crusca vedrete che vi diranno che si dice darsena. La darsena è l'ingresso protetto del porto, protetto appunto da questa costruzione, dove le onde più alte del mare aperto, vedete questo è il mare aperto, le onde si infrangono qui e qui è più tranquillo, non ci sono le onde alte. E vedete le imbarcazioni che lasciano il porto e vanno verso il mare aperto, lasciando una scia. Vedete, questa qua si chiama scia, la scia lasciata dall'imbarcazione, lasciata dal motore. Vedete un'imbarcazione che invece sta rientrando, anche lei lasciando una scia dietro di sé. E questa è la darsena, il porto. E qui vedete una bella panoramica del paese con tutte le case, vedete tutte case bianche,
molto diverso. Il colpo d'occhio, cioè la visione generale, è molto diversa da quella che vi ho fatto sempre vedere qui da noi al nord. Sono tutte case bianche, con i tetti piatti. Le costruzioni del sud sono molto diverse da quelle che si trovano qui da noi al nord. L'aspetto del paesaggio è molto diverso. Qui sono sempre io, vanitoso, che mi faccio i selfie, no? I selfie, anche qui termine inglese perché appunto in italiano sarebbe autoscatto. Quando uno si fa una foto da solo, fa una foto a se stesso, una fotografia a se stesso, si direbbe mi sono fatto un autoscatto, però nessuno utilizza la parola autoscatto in Italia, tutti dicono selfie. Qui abbiamo dei cestini dello sporco, cestini per buttare lo sporco, per buttare la spazzatura, cestini. Oh, qui siamo a Lecce, e questo dietro di me è il Duomo. Questo sono io, un po' scuro perché in realtà il soggetto principale qui illuminato è il Duomo, siamo di sera naturalmente, e è un esempio caratteristico del famosissimo barocco di Lecce, lo stile barocco che prevale in tutte le costruzioni artistiche di Lecce. È bellissimo, andatelo a vedere, è veramente molto molto bello. Questo è il Duomo, guardate com'è decorato in stile barocco. Qui c'è la scalinata del Duomo, ci sono due persone, c'è una ragazza sembra seduta sui gradini, e qui c'è un ragazzo o un signore, ragazzo di solito quando è giovane, un signore quando ha un'età indefinita, ma di solito quando è una persona grande diciamo un signore, che sembra avere lo sguardo rivolto verso l'alto e sta ammirando probabilmente il Duomo. Qui sempre un'altra immagine. E guardate quanta gente, è estate, vedete anche qui sono tutti turisti vestiti in modo leggero perché è estate. Vedete qui c'è una ragazza con i capelli scuri, lunghi, con una gonna corta, si tiene per mano con un ragazzo, quindi probabilmente sono una coppia di fidanzati. Anche lui vestito, vedete, in modo leggero con delle bermuda scure. Bermuda sono dei pantaloncini corti di solito che arrivano fino alle ginocchia, e delle scarpe da ginnastica o sneakers. E è sera, è buio, vedete i lampioni, tutto bello illuminato, e siamo a Lecce. E mi sa che abbiamo finito, ragazzi, non ne ho più di fotografie, era proprio l'ultima. Oh, poi bene, abbiamo finito allora. Spero allora che vi sia piaciuto, spero che questo formato particolare vi sia stato utile per imparare delle nuove parole. Fatemi sapere se vi piace, se era troppo facile magari per voi o troppo difficile. Sto cercando di capire come posso aiutare tutti, da chi sta iniziando a chi è già un po' più avanzato. Bene ragazzi, allora anche per oggi abbiamo finito. Mi raccomando, iscrivetevi al canale perché così potrete ritrovare più facilmente questi video e aiutate anche il canale a crescere, e quindi mi permettete di continuare a produrre contenuti di qualità per voi. E alla prossima, spero di rivedervi presto in un nuovo video. Ciao!